Il 25 maggio del 1887 nacque a Pietrelcina, un piccolo comune del Beneventano, Francesco Forgione, conosciuto come Padre Pio da Pietrelcina, la cui immensa figura mistica e religiosa è tra le più popolari di tutto il mondo cattolico, la cui immensa figura carismatica è rimasta e rimarrà immutabile nel tempo ed è al centro di una devozione e venerazione che ha pochi uguali al mondo. Nato in una famiglia profondamente cattolica, in lui crebbe sin da adolescente il desiderio di divenire sacerdote. Ebbe un'infanzia caratterizzata da numerose e mariane visioni, tra cui quella in cui gli venne preannunciata una vita perennemente in lotta contro Satana. A 15 anni intraprese il noviziato presso l'ordine dei frati minori cappuccini. A 16 anni, fra Pio, come si fece chiamare da allora, emise la professione dei voti semplici, preferendo comunque proseguire i suoi studi ginnasiali. Sin da ragazzino, infatti, era descritto come buono, obbediente e amante del sapere, anche se dalla salute molto cagionevole. Successivamente, a 19 anni, professò i voti solenni e a 23 anni fu ordinato sacerdote del Duomo di Benevento. E fu proprio in quell'anno, in quel periodo, nel 1910, dopo l'ordinazione sacerdotale, che nel settembre del 1910, il 7 settembre del 1910, mentre pregava e meditava all'ombra di un olmo a Piana Romana, comparvero per la prima volta quelle che sono tutt'oggi definite stimmate provvisorie, le cui ferite sanguinanti divennero invisibili a seguito di una sua accorata preghiera, mantenendone però un profondo dolore che si accentuava in particolar modo nel giorno di venerdì e nella settimana santa. Ma nel 1918, precisamente venerdì 20 settembre del 1918, giunto ormai a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, tra le 9 e le 10 di quella mattina, mentre Padre Pio era da solo nel coro del convento a pregare dopo la Santa Messa, egli ricevette le cosiddette stigmate permanenti, visibili ad occhio nudo come dolorose e invasive lesioni cutanee. Le prime ad accorgersi delle stigmate di Padre Pio furono due donne, due devote fedeli che frequentavano assiduamente il convento di San Giovanni Rotondo, ossia Filomena Ventrella e Nina Campanile. In particolar modo di quest'ultima abbiamo una nota testimonianza. Il 18 settembre ero stata al convento, avevo parlato col padre, gli avevo persino baciato la mano, appena arrivata e nel licenziarmi, ma nessun segno vi era sulle sue mani. Vi ritornai il 21 settembre, sabato al pomeriggio, e nel consegnare l'offerta per la messa vidi sul dorso della mano destra del padre, nel centro, una stimmata. A me parve come una scottatura. Compresi subito, ma feci finta di non comprendere ed esclamai: «Oh padre, vi siete scottata la mano!» Egli allibì e si nascose le mani dietro la schiena. Nel congedarci, egli mi disse: «Pregherò tanto il Signore, che farà scomparire ogni cosa». Ma così non fu. Egli infatti mantenne ben vivide le stigmate per oltre 50 anni, sino alla sua morte. Padre Pio espresse comunque chiaramente la volontà di tenere segrete le stigmate, esattamente come i suoi superiori, che chiesero di mantenere sulla faccenda il più grande silenzio. Ma nonostante questa iniziale segretezza e prudenza, iniziarono a circolare molte voci sui segni della crocifissione, di cui Padre Pio si fece portatore. La sua presenza fu inoltre collegata a numerose guarigioni miracolose.
e molti confratelli racconteranno di aver più volte udito in piena notte urla e ruggiti provenienti dalla cella di Padre Pio, attribuiti ad una lotta incessante e sfiancante con il demonio. Molti fedeli inoltre sostennero di aver più volte percepito, dopo aver pregato per intercessione di Padre Pio, un profumo soave di fiori, in particolar modo di rosa, ma anche violette e gelsomino, fenomeno conosciuto come osmogenesia. Secondo numerose testimonianze sia di laici che anche di ecclesiastici, inoltre Padre Pio fu visto in 2 luoghi diversi e distanti nello stesso momento, contemporaneamente, fenomeno noto come bilocazione. E proprio a questo proposito un altro sacerdote, proclamato santo, ossia Don Luigi Orione, raccontò che nel 1925, mentre si trovava a San Pietro, a Piazza San Pietro, per i festeggiamenti, a seguito della canonizzazione di Teresa di Lisieux, ebbe modo di incontrare Padre Pio, anche se, come appunto fu appurato in seguito, Padre Pio quel giorno non lasciò mai il convento di San Giovanni Rotondo. La grande fama raggiunta dunque da Padre Pio costrinse la Santa Sede ad occuparsi del caso, ed infatti furono inviati molti medici presso il convento di San Giovanni Rotondo per fare chiarezza sulla situazione e innanzitutto per accertarsi della veridicità delle stimmate. Nel 1923, al termine di questi caotici resoconti medici, il Sant'Uffizio condannò Padre Pio come menzognero, ma non perché avessero trovato prove inconfutabili del suo inganno, del suo atto fraudolento, ma semplicemente poiché non vi erano dati sufficienti per poter affermare con certezza granitica la soprannaturalità del fenomeno. Ed infine, nel 1931, a Padre Pio fu dunque vietata la celebrazione della messa in pubblico e l'esercizio della confessione. Fortunatamente nel 1933 Papa Pio XI revocò le restrizioni imposte a Padre Pio ed il numero di persone che volevano incontrare Padre Pio crebbe dunque esponenzialmente, al punto da dover organizzare un sistema di prenotazioni. Egli confessò oltre 600.000 persone, per oltre 18 ore al giorno. E molti ricordano come il frate paresse conoscere in anticipo i peccati che gli sarebbero poi stati confessati dai vari fedeli, mostrando dunque una ulteriore dote, una sorta di soprannaturale sensitività. Padre Pio fu inoltre primo promotore della costruzione del grande ospedale La Casa Sollievo della Sofferenza, inaugurato il 5 maggio del 1956, oltre al proseguire nei suoi incarichi di uomo di fede. Incarichi e impegni che egli portava avanti con grande forza, coraggio e passione, nonostante pessime condizioni di salute e nonostante le numerose infamanti accuse circa suoi presunti coinvolgimenti sentimentali con alcune fedeli. Padre Pio dunque continuò a condurre una vita semplice, vivendo nella cella del convento con al proprio fianco un ridotto numero di fedelissimi. «Voglio essere soltanto un povero frate che prega», ripeteva spesso. A proposito dello stato di salute di Padre Pio, il frate fu spesso vessato da numerose malattie. Fu colpito ad esempio da una grave infiammazione intestinale, coliche renali, febbre tifoidea, tubercolosi, gastrite cronica, ulcera, episodi di inappetenza, ovviamente insonnia, spossatezza e costanti e terribili emicranie. Tutte queste patologie portarono Padre Pio ad alimentarsi con poco, spesso riusciva infatti unicamente a nutrirsi con latte caldo. Con il passare degli anni la situazione peggiorò. Infatti successivamente fu colpito da bronchite asmatica, rinite, otite cronica
e addirittura fu operato per una forma tumorale maligna all'orecchio, un epitelioma. Negli ultimi anni fu colpito da una ulteriore grave forma di pleurite e fu tormentato da artrite e artrosi. Fu inoltre provato dai vari medici chiamati appunto dal Sant'Uffizio che effettivamente Padre Pio soffrisse di ipertermia, ossia se in alcuni giorni la temperatura corporea era a valori comuni, tra i 36 e i 36 gradi e mezzo, d'improvviso raggiungeva limiti umanamente non sopportabili, tra i 48 gradi e i 52 gradi. E mentre qualsiasi altro essere umano sarebbe morto, Padre Pio, dopo queste giornate terrificanti di ipertermia, tornava alle proprie mansioni religiose. Alle ore 2:30 della notte del 23 settembre del 1968, nella sua cella, nel suo convento di San Giovanni Rotondo, a 81 anni, Padre Pio morì. Ai funerali parteciparono oltre 100.000 persone arrivate da ogni parte d'Italia. Inizialmente fu seppellito nella cripta di Santa Maria delle Grazie, ma nel 2010 la salma, riesumata straordinariamente in buone condizioni, fu trasferita nella cripta del nuovo santuario di Padre Pio. Dal 2013 la salma di Padre Pio è esposta in modo permanente alla venerazione del pubblico. Nonostante in vita Padre Pio fu ritenuto da molti un impostore e le stigmate prodotte artificialmente e autoinflitte, nel 2009 il professor Ezio Fulcheri, docente di anatomia patologica all'Università di Genova e di paleopatologia all'Università di Torino, dichiarò, dopo aver esaminato tutto il monumentale materiale fotografico sulle stigmate di Padre Pio: non posso immaginare quali sostanze permettano di tenere aperte le ferite per 50 anni impedendone la naturale evoluzione. Più si studia l'anatomia e la fisiopatologia delle lesioni, più ci si rende conto che una ferita non può rimanere aperta come è accaduto invece per le stigmate di Padre Pio, e senza complicazioni, senza conseguenze per i muscoli, i nervi, i tendini. Le dita del frate stigmatizzato erano sempre affusolate, rose e pulite, con ferite che trapassavano il palmo e sbucavano sul dorso della mano. Avrebbe dovuto avere le dita gonfie, tumefatte, rosse e con un'importante impotenza funzionale. Chi subisce lesioni come quelle ha le dita rattrappite, con sensibilità alterata. Per Padre Pio invece le evidenze contrastano con la presentazione e l'evoluzione di una ferita così ampia, quale ne sia stata la causa iniziale. Questo è ciò che dice la scienza. Dichiarato beato nel 1999 e santo nel 2002 da Giovanni Paolo II, tra i segni miracolosi di un'anima votata a Dio ci furono certamente le stigmate, portate per ben 58 anni, il dono della bilocazione, le capacità profetiche, la lettura del pensiero, la manifestazione spirituale anche dopo la morte attraverso profumi floreali quali rosa, violetta, mughetto, gelsomino, ed ovviamente le guarigioni miracolose definite dalle commissioni mediche che si occuparono dei casi come scientificamente inspiegabili. E a proposito di guarigioni miracolose, fu necessaria per la beatificazione la guarigione di Consiglia de Martino, per la canonizzazione quella del piccolo Matteo Pio Colella. Per quanto riguarda la vicenda di Consiglia, ve ne propongo direttamente il racconto attraverso le parole della donna stessa. La mia storia è racchiusa in quanto dirò. Io ho goduto sempre di ottima salute, fino al 1° novembre del 1995, quando improvvisamente mi sono vista crollare il mondo addosso. Il mio rapporto con Padre Pio era filiale, grazie al nostro amato fra Modestino, che ogni qualvolta ci incontravamo ci dilettava nel parlarci del venerato padre. Nell'indimenticabile 1° novembre del 1995, alle ore 13, avvertii un senso di oppressione e di soffocamento
per l'improvvisa comparsa in regione latero-cervicale sinistra di una tumefazione grossa quanto un'arancia, che io constatai davanti allo specchio. Contemporaneamente ed improvvisamente fui invasa da dolori atroci a tutto il corpo. Poiché in quel momento ero da sola in casa, la persona più facilmente raggiungibile era mia sorella e mio cognato. Appena arrivati a casa, decidemmo di andare subito in ospedale, in quanto riuscivo a respirare con molta difficoltà per la tumefazione precedentemente descritta. Arrivati in ospedale, i medici decisero di sottopormi all'esame TAC con urgenza. Erano le ore 13:30 ed io ero già sul lettino della radiologia. Il quadro radiografico non era chiarissimo, ma il sospetto era che si trattasse di rottura del dotto toracico. Intanto i parenti erano stati informati del mio ricovero e mia figlia Michela, senza essere a conoscenza della gravità della patologia, immediatamente si mette in contatto con il caro Fra Modestino. Erano le 14:30. Il caro fraticello, appena saputo del mio ricovero, tranquillizzò mia figlia e promise che sarebbe sceso immediatamente sulla tomba del padre per implorare il suo aiuto. Inoltre asserì con tono sicuro di non farmi operare. Intanto il collegio medico, constatando il peggioramento delle condizioni generali, decise di rifare un'altra TAC. Erano le ore 17:30. Il referto medico era di sicura rottura del dotto toracico e di versamento linfatico a tutto l'emisoma sinistro. Appena finito la TAC, venni invasa da un profumo indecifrabile di fiori ed immediatamente, oltre ad avvertire la presenza del caro padre, sentii una pace interiore e la contemporanea scomparsa di tutti i dolori che fino a quel momento mi avevano torturato. Voglio precisare che fin dal primo istante mi ero aggrappata alla mia corona, pregando la Mamma Celeste e il venerato Padre. La corona la tenni stretta tutta la notte, dandomi quella serenità d'animo e concedendomi anche un sonno tranquillo. L'indomani mattina, con grande meraviglia e incredulità dei medici e stupore da parte mia, constatammo la scomparsa, quasi totale, della tumefazione e dei sintomi di soffocamento. Venne fatto un controllo ecografico, sia del collo, del torace e dell'addome, ed il referto medico era di un quadro normale, dove non vi erano segni né recenti né presenti di nessuna patologia. La guarigione immediata, completa e senza ricadute di Consiglia De Martino venne ritenuta dai medici che si occuparono del suo caso non giustificabile scientificamente. Per quanto concerne invece il miracolo necessario alla canonizzazione, la storia incredibile del piccolo Matteo Pio Colella ci racconta molto degli straordinari poteri di Padre Pio. Il piccolo Matteo, infatti, all'età di soli 7 anni, più precisamente il 20 gennaio del 2000, si sentì male mentre era a scuola, ove risultarono dapprima evidenti i sintomi di una comune influenza. In serata però le sue condizioni peggiorarono notevolmente, al punto che, portato d'urgenza al pronto soccorso, gli fu diagnosticata una meningite batterica fulminante. Portato in rianimazione in coma farmacologico indotto, il giorno successivo fu tracheotomizzato a causa di una gravissima insufficienza respiratoria. La situazione peggiorò sempre di più e parve davvero disperata, poiché il piccolo Matteo era tenuto in vita con ben 9 organi, gravemente danneggiati. I genitori, grandi devoti di Padre Pio, rivolsero al Santo Frate accorate preghiere. Il padre del piccolo Matteo era tra l'altro un medico presso la struttura ospedaliera a Casa Sollievo della Sofferenza, voluta proprio da Padre Pio. E fu così che inaspettatamente e improvvisamente il bambino iniziò a migliorare e il 27 gennaio, quando fu sottoposto ad un attacco al cervello, i risultati furono perfettamente nella norma. Ripeto, il 27 gennaio, quindi soltanto 7 giorni dopo
rispetto al 20 gennaio, giorno del malore, a scuola. Il 31 gennaio si svegliò improvvisamente dal coma e fu successivamente dimesso, dopo un necessario ma comunque brevissimo periodo di riabilitazione. La straordinaria guarigione di Matteo fu definita dalla consulta medica rapida, completa, duratura e senza postumi, dunque scientificamente inspiegabile. Ricordiamo infatti che nella letteratura internazionale medica non sono mai stati registrati casi di pazienti sopravvissuti con più di 5 organi compromessi. Una volta uscito dal coma, Matteo raccontò di essersi trovato in compagnia di un anziano signore con la barba lunga e un abito altrettanto lungo e marrone che gli preannunciò una imminente guarigione e lo portò in volo sino a Roma. Mi hai detto tante volte di questo viaggio con Padre Pio. L'ho detto, l'ho raccontato io a tutti, vorrei che adesso dicessi tu dove sei stato con Padre Pio. Sono stato a Roma. E come ti sei accorto che eri a Roma? Per Luna Park, che c'era stato con mio zio qualche anno prima. E un'altra cosa tu mi hai raccontato quando eravamo insieme, a che altezza avete volato? È molto alto. Molto in alto? Sì, E dove siete andati? Dove in siete un ospedale. E come ci siete entrati? Stavo passando dentro una finestra che era chiusa. E perché siete passati così? Non lo so. Che è come se eravamo dei fantasmi, dei spiriti. Eravate? Come mi hai detto tante volte che eravate? Come ti vedevi tu? Morta, sì. E un'altra cosa, quando Padre Pio ti ha chiesto qualcosa, no? Cioè Padre Pio ti ha fatto una domanda, vuoi dire che domanda ti ha fatto? Voleva dirlo tu a un bambino che stava sul letto in quell'ospedale. E tu gli hai dato una risposta? Sì. Qual è stata? Come si fa? E lui mi ha risposto con la forza di volontà. Che cosa ti voleva dire Padre Pio con questa forza di volontà? Di pregare, aiutare le persone ammalate. Aiutare gli ammalati, quindi per te andare a guarire quel bambino con Padre Pio significava aiutare gli ammalati? Sì. Tu mi hai detto più di una volta che quando eri con Padre Pio hai avuto delle sensazioni particolari, no? Sì. Prima di tutto cosa hai visto? Il paradiso. Mi vedevo da un buco e credo che dietro di me c'era il paradiso. E questa sensazione di paradiso tu l'hai spiegata a mamma tante volte, però un conto se lo dico io, un conto se lo dici tu. Questa sensazione tu come l'hai vissuta? Era la una bella sensazione? sensazione. Tu hai Perché ero senza pensieri, non pensavo più a nessuno. Ero in a pace. noi pensavi? No. E stavi con Padre Pio, mano Sì. nella mano. E ti ricordi quante volte quando ti sei svegliato e stavi male, avevi la febbre, eri sul lettino termico, avevi tutte queste piaghe, quante volte mi hai detto sulle labbra, quando ancora non potevi parlare, che volevi tornare? Sì. Ti sei arrabbiato con me perché io ti avevo riportato indietro, così dicevi? Sì. Quell'anziano frate, con la barba canuta, è ascolto, è aiuto, è monito all'umanità, che si creda o meno, che si abbia o meno fede. Padre Pio è stato e sarà per sempre un esempio di cura e attenzione verso l'altro, un esempio unico, la cui voce arriva anche a chi teme di ascoltare.